Allora, come ti senti in Romania? Allora, un'esperienza fantastica, bellissimo. È la prima volta che vengo a Bucarest. Sono stato in Romania in altre città e devo dire che è qualcosa di bellissimo, è qualcosa di stupendo, veramente molto bella, la gente è bellissima e la dimostrazione l'abbiamo avuta stasera con i Darsky, essendo una band straniera. Siamo venuti appunto in un territorio nuovo per noi perché è la prima data in Europa, quindi la prima data tour. Abbiamo visto della gente veramente fantastica che era lì come se ci conoscesse da tanto tempo ed è stata una cosa bellissima, bella, bella veramente. E possiamo dire che è la prima volta quando si fa questo tipo di show in Romania. Sì, effettivamente Laura mi aveva già accennato qualcosa, per noi è stata una grandissima sorpresa perché sposare la musica metal con la moda ha fatto veramente un lavoro, Laura e Dan hanno fatto un lavoro eccezionale. E per noi è stato veramente sorprendente questa tipologia di show. È il primo in assoluto e noi siamo contentissimi di aver aperto, chissà, domani questa nuova moda di sposare nei palchi la moda e la musica. Prima sfilata di moda in Romania di vestiti rock. Sì, 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 è la prima volta che appunto c'è questa fusione fra due arti che sono completamente diverse ma in realtà hanno un'unica essenza che è l'arte. Quindi l'arte è trasmessa attraverso la musica, l'arte attraverso la moda, attraverso tante cose che poi alla fine è un esperimento che è riuscito a chiudersi in una maniera impeccabile. Come ci trovi il cibo di Romania? Allora, è solo un po' difficile perché essendo italiano sono un po' strano, nel senso che sono molto tradizionalista, però devo dire che si mangia bene, abbiamo in comune con la Romania e gli italiani, abbiamo tante cose in comune, quindi non solo la lingua sotto certi aspetti, ma anche il modo di mangiare, il modo di essere, siamo molto comuni, quindi direi che mi sono trovato a casa. Meno male. Sì, meno male. Diciamo che ho mangiato schnitzel e patatine, dai. No, non è vero. Ma non hai mangiato niente. No, no, l'ho mangiato ed è buonissimo. Ho assaggiato anche alcuni piatti tipici delle zuppe che sono veramente buone, però ripeto, sono stato a Brasov parecchie volte, quindi conosco bene la cucina rumena e mi piace parecchio. È anche vero che sono, come dicevo, italiano, quindi sono amante della pasta e soffro un po' quando vado all'estero, però insomma è anche bello. Adesso una spaghettata in bianco. Ah, vedi, Laura ha detto proprio la cosa giusta, la Spaghetti spaghetti aglio e e peperoncino. proprio la classica pasta italiana. Questa è una cosa che secondo me è imbattibile. Adesso io sto facendo delle collaborazioni, allora premetto che sono perlomeno avevo un'etichetta discografica fino a poco tempo fa, la Thunder Label Germany, e lavoravo prettamente per artisti italiani come Fiordaliso, Fiorella Mannoia e ho lavorato anche con Mattia Bazzar, ho lavorato con tantissime persone nell'ambito italiano. Poi ho avuto una grande proposta con Universal Music tedesca e quindi sono un po' entrato nel circuito dei compositori in larga scala a livello europeo. Infatti adesso sto facendo molte produzioni per artisti tedeschi famosi che però per il momento non posso dire i nomi perché sono sotto segreto, ma usciranno a brevissimo, quindi. E poi sto continuando a lavorare con l'Italia, con la RAI, per la trasmissione Storie Italiane e La Vita in Diretta. Tutti i jingle della cronaca che si sentono, questi suoni epici, sono il mio lavoro, quindi quello che praticamente la RAI mi commissiona per trasmettere queste cose. Parto dal presupposto che io ho fatto studi classici, quindi per me la musica classica è la madre di tutta la musica. Infatti oggi come oggi non riesco più ad ascoltare la musica contemporanea, anche se è un paradosso perché la scrivo, perché oggi non c'è più, è come comprare un gelato confezionato, perché oggi si fanno canzoni con 4 accordi, li canti, diventano delle hit ma domani le hai dimenticate, quindi non esistono più le canzoni che tu ricordi
dopo anni. Faccio un esempio stupido. Io che vivo nel mondo rock, classic rock diciamo, non si può negare che i Queen hanno lasciato un segno, i Led Zeppelin hanno lasciato un segno, quindi generazioni conoscono quelle canzoni. Se io oggi ti dico Clementino, ti faccio un nome, sì, il ragazzino di oggi sa chi è la canzone, ma il ragazzino di domani che diventerà papà se l'è dimenticato e il figlio non saprà mai chi è. Ecco, questo per me è un grande problema e lo vivo male, perché la musica non è solo un'arte, è l'espressione di se stessi. Quindi quando sono sul palco e mi trasformo, non mi trasformo perché voglio fare show, non mi interessa, perché in quel momento quello che suono è dentro di me e devo buttarlo fuori, perché altrimenti è un problema, potrei avere la febbre. Quindi devo buttare fuori un animale, per forza, che non so cosa si vede fuori, non lo so, però in quel momento per me non sono io e va bene così. Quindi oggi non c'è più, secondo me, in tutto il mondo una musica artigianale, cioè una musica confezionata. La compri, la prendi, la rivendi, fai business e poi è finito. È tutto pagato. Sempre. Avevo 20 anni quando mi chiamarono a fare il tastierista per Marco Masini. Questo è successo il 17 di febbraio. Il 20 di febbraio io avevo una data a Bologna, in piazza, la prima data della mia vita, quindi da artista, con un artista famoso, e muore mio padre alle 11 del mattino. Normalmente dovevo rifiutare. Mi dispiace, ma non ho potuto rifiutare. Perché mio padre tanto era lì, però mio padre mi stava guardando dall'alto, perché ha detto: figlio mio, finalmente sei riuscito ad arrivare dove volevi, quindi io sono con te. Le lacrime erano tantissime quella sera. Non sono stato cinico, perché proprio quella cosa mi ha dato la forza di dire: mio padre è con me e questa è la mia vita, devo andare avanti.